Quando Alessandro Magno morì nel 323 a.C., il suo impero si frantumò. I suoi generali iniziarono a combattersi per il potere. Tra tutti, uno riuscì a costruire il regno più grande, un impero immenso, più vasto di qualsiasi altro regno successore, un territorio che si estendeva dal Mediterraneo fino ai confini dell'India. Per quasi 2 secoli, i Seleucidi dominarono l'Oriente, fondarono città, diffusero la cultura greca, combatterono guerre contro Tolomei, Parti e Romani. Ma governare un impero così enorme aveva un prezzo, e proprio la sua grandezza sarebbe diventata la sua più grande debolezza. Nel video di oggi scopriremo la storia dell'impero Seleucide, dalla sua nascita dopo la morte di Alessandro Magno fino al suo lento declino alla conquista romana. Questa è la storia del più grande dei regni successori. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Nel 323 a.C., Alessandro Magno muore improvvisamente a Babilonia. Non lascia un erede adulto capace di governare. Il suo immenso impero viene affidato ai suoi generali. Sono i Diadochi, gli eredi di Alessandro. Ma ben presto la collaborazione lascia spazio alla guerra. Ognuno vuole il potere e ognuno sogna di diventare il nuovo Alessandro. Tra tutti questi generali ce n'è uno che almeno inizialmente sembra destinato a rimanere nell'ombra. Il suo nome è Seleuco. La cosa interessante è che sarà proprio lui a dare origine al più vasto regno dell'età ellenistica. Seleuco aveva combattuto accanto ad Alessandro fin dalle grandi campagne d'Oriente. Aveva attraversato il Granico, aveva combattuto a Isso e a Gaugamela, aveva seguito il re Macedone fino all'India. Era uno degli ufficiali più esperti all'interno dell'esercito. Dopo anni di guerre tra i Diadochi, Seleuco ottiene il controllo di Babilonia, una città strategica, ricca, al centro delle rotte commerciali che collegavano Oriente e Occidente. Ma mantenere il possesso non sarà semplice. Il suo principale nemico è Antigono il Manoftalmo, il più potente tra i Diadochi. Per un periodo Seleuco è costretto persino ad abbandonare Babilonia. Sembra la fine della sua carriera, ma è proprio qui che la storia cambia completamente. Perché invece di arrendersi, Seleuco decide di allearsi con gli altri generali che temono il potere di Antigono. E questa scelta cambierà per sempre la storia del mondo ellenistico. Nel 301 a.C. i grandi Diadochi si affrontano nella battaglia di Ipso. È uno degli scontri decisivi della storia antica. Antigono viene sconfitto e ucciso. Il suo sogno di riunificare l'impero di Alessandro svanisce per sempre. Il grande vincitore è proprio Seleuco. Nei decenni successivi conquista la Siria, la Mesopotamia, la Persia e gran parte dei territori orientali dell'antico impero macedone. Nasce così l'impero Seleucide, il più esteso tra tutti i regni successori. Un impero che si sviluppa per migliaia di chilometri, dal mare Egeo fino alle montagne dell'Afghanistan. Ma conquistare un impero è una cosa, governarlo è tutta un'altra storia. Ed è proprio questa la sfida che attende Seleuco e i suoi successori, perché dopo Alessandro Magno nessuno si è mai trovato ad amministrare un territorio così vasto e così diverso. Nel III secolo a.C., l'impero Seleucide raggiunge la sua massima estensione. Nessun altro regno successore controlla un territorio così vasto. Dall'Asia minore fino ai confini dell'India, dalle montagne dell'Armenia fino al Golfo Persico. Un mosaico di popoli, lingue e culture. Questa era la vera sfida dei Seleucidi. Non governare un unico popolo, ma governare decine di popoli diversi. Tra persiani, babilonesi, medi, siriani, fenici, ebrei, greci e macedoni, ognuno con le proprie tradizioni, le proprie leggi e le proprie religioni. Per amministrare un territorio tanto immenso, i Seleucidi fondano una nuova capitale, Antiochia, costruita sulle rive dell'Oronte. In pochi decenni diventa una delle città più ricche e popolose del Mediterraneo. Le sue strade vengono progettate secondo il modello greco. Dopo ci sono templi, teatri, agorà e palazzi. Antiochia rappresenta perfettamente l'incontro tra Oriente e Occidente. Ma Antiochia non è l'unica grande città. Anche Seleucia sul Tigri diventa uno dei principali centri commerciali dell'impero. Fondata da Seleuco stesso, sostituisce progressivamente Babilonia come cuore amministrativo dell'Oriente. Nel corso dei secoli, i sovrani Seleucidi fonderanno decine di nuove città. Molte prenderanno il nome dei membri della famiglia reale: Antiochia, Seleucia, Leodicea, Apamea. Queste città diventano strumenti fondamentali per consolidare il controllo del territorio.
L'obiettivo è lo stesso che aveva avuto Alessandro Magno: diffondere la cultura greca, senza però cancellare quella dei popoli locali, dando così origine a una cultura profondamente ellenistica. Nelle grandi città convivono popolazioni provenienti da ogni parte dell'impero. Il greco diventa la lingua dell'amministrazione, ma nelle campagne continuano ad essere parlate decine di lingue diverse. I culti locali vengono generalmente rispettati. Molti sovrani seleucidi partecipano persino alle antiche cerimonie religiose orientali per ottenere il consenso delle popolazioni. L'impero controlla alcune delle rotte commerciali più importanti del mondo antico. Stiamo parlando di quella delle spezie, di quella della seta, dei materiali preziosi e delle pietre rare. Carovane attraversano continuamente la Mesopotamia e l'altopiano iranico. L'Oriente e il Mediterraneo non erano mai stati così collegati. Ma governare un territorio così ampio significa anche doverlo difendere. E presto l'impero seleucide si ritroverà circondato da nemici. Il principale rivale dell'impero seleucide è il regno tolemaico d'Egitto. Tra le due potenze inizia una lunga serie di conflitti. Sono le celebri guerre di Siria. Per quasi un secolo, Seleucidi e Tolomei combattono per il controllo della Celesiria, una regione fondamentale per i commerci tra Asia ed Egitto. Le guerre di Siria non furono una singola guerra. Furono una continua successione di campagne militari, con vittorie e sconfitte da ambo le parti. Entrambi gli eserciti conservano la tradizione militare macedone. Le grandi falangi continuano ad essere il cuore delle battaglie, ma accanto ai fanti combattono cavalieri, arcieri orientali ed enormi elefanti da guerra. Uno degli scontri più famosi è la battaglia di Rafia, nel 217 a.C. Qui Tolomeo IV riesce a fermare l'avanzata seleucide. Per l'Egitto è una vittoria fondamentale, ma la rivalità è tutt'altro che conclusa. Pochi decenni dopo salirà al trono uno dei più grandi sovrani seleucidi, un re destinato a riportare l'impero al suo antico splendore. Il suo nome è Antioco III. Antioco III, ricordato come il Grande, avvia una straordinaria campagna di riconquista. Riprende il controllo delle province orientali, sconfigge i ribelli, rafforza l'autorità centrale e infine torna a sfidare l'Egitto. Nel 200 a.C., presso Panion, Antioco infligge una pesante sconfitta ai Tolomei. La Celesiria passa finalmente sotto il controllo seleucide. È il momento di massimo splendore dell'impero. Ma il successo porta anche a un grave errore. Antioco decide di espandersi verso l'Asia minore e la Grecia. Una scelta che attirerà l'attenzione della nuova potenza emergente del Mediterraneo, di Roma. Fino a quel momento i Seleucidi avevano combattuto contro altri regni ellenistici. Ora però stavano per affrontare un nemico completamente diverso, uno stato destinato a cambiare per sempre la storia del Mediterraneo, la Repubblica Romana. All'inizio del secondo secolo a.C., una nuova potenza sta cambiando gli equilibri del Mediterraneo. Stiamo parlando di Roma. Dopo aver sconfitto Cartagine e consolidato il proprio dominio in Occidente, la Repubblica Romana guarda sempre più verso Oriente. Per i Seleucidi questo rappresenta un pericolo enorme, ma Antioco III decide comunque di sfidarla. È una scelta destinata a cambiare per sempre la storia dell'impero seleucide. Per la prima volta uno dei grandi regni successori si trova faccia a faccia con la Repubblica Romana, e lo scontro sarà devastante. Antioco attraversa l'Ellesponto e porta il proprio esercito in Grecia. Spera di presentarsi come il liberatore delle città greche, ma molte poleis preferiscono ormai l'alleanza con Roma. L'invasione non ottiene il successo sperato. Nel 191 a.C. i Romani affrontano Antioco III alle Termopili, proprio nel luogo dove secoli prima Leonida aveva combattuto contro i Persiani. Questa volta però la storia è diversa. L'esercito seleucide viene sconfitto. Antioco è costretto a ritirarsi in Asia, ma il colpo decisivo deve ancora arrivare, perché Roma non si limita a respingere l'invasione. Decide di seguire Antioco fino al cuore del suo impero. Nel 190 a.C. i due eserciti si affrontano nella battaglia di Magnesia. È uno degli scontri più importanti dell'età ellenistica. Da una parte la gigantesca armata seleucide, dall'altra le legioni romane. Nonostante la superiorità numerica, Antioco viene completamente sconfitto. Con il trattato di Apamea del 188 a.C., i Seleucidi perdono quasi tutti i territori dell'Asia minore.
sono costretti a pagare un'enorme indennità di guerra. Consegnano parte della flotta, cedono persino gli elefanti da guerra. L'impero resta immenso, ma non è più la grande potenza di un tempo. Da questo momento in poi, infatti, il declino diventa quasi inevitabile, perché mentre Roma continua a crescere, l'impero seleucide comincia a disgregarsi dall'interno. Dopo la morte di Antioco III, il regno entra in una lunga fase di instabilità. Le lotte dinastiche si moltiplicano, i sovrani cambiano rapidamente. Ogni successione rischia di trasformarsi in una guerra civile. Questo infatti era il problema che aveva accompagnato quasi tutti i regni successori. La forza del sovrano teneva unito l'impero, ma quando il re moriva, le lotte per il trono ricominciavano subito. Le province più lontane iniziano ad approfittare della debolezza del potere centrale. Le enormi distanze rendono sempre più difficile controllare il territorio. Le satrapie orientali si ribellano. Molti governatori locali iniziano ad agire come sovrani indipendenti. La prima grande perdita è la Battriana, situata nell'attuale Afghanistan e nell'Asia centrale. Qui il governatore Diodoto proclama l'indipendenza. Nasce così il regno greco-battriano, uno dei più affascinanti stati dell'età ellenistica. Poco dopo anche un'altra regione si stacca definitivamente, la Partia, un territorio apparentemente periferico, ma destinato a diventare il più grande nemico dei Seleucidi. Guidati dalla dinastia degli Arsacidi, i Parti costruiscono rapidamente una nuova potenza militare. Ed è proprio dai Parti che arriverà il colpo più duro, perché mentre Roma preme occidente, i Parti iniziano a conquistare sistematicamente tutte le province orientali. L'impero Seleucide, infatti, si ritrova letteralmente schiacciato tra due giganti. Le celebri cavallerie Parti che conquistano la Media, la Persia e la Mesopotamia orientale. I Seleucidi perdono le regioni più ricche dell'antico impero. Quello che rimane è ormai concentrato soprattutto in Siria. Anche Antiochia, la splendida capitale fondata da Seleuco, non è più il centro di un impero immenso. Diventa la capitale di un regno sempre più piccolo, sempre più fragile, sempre più dipendente dagli equilibri politici del Mediterraneo. Ormai era soltanto questione di tempo. L'impero fondato da Seleuco aveva dominato l'Oriente per quasi 2 secoli, ma nessun regno può sopravvivere quando perde contemporaneamente il controllo delle sue province e la possibilità di difendersi. E ancora una volta, il colpo finale arriverà da parte di Roma. Alla fine del secondo secolo a.C., il grande impero fondato da Seleuco non esiste più. Le province orientali sono passate ai Parti. L'Asia minore è ormai sotto l'influenza romana. Resta soltanto il cuore del regno, la Siria, con Antiochia come capitale. Ma ormai i Seleucidi governano un regno molto diverso da quello costruito quasi 2 secoli prima. È incredibile pensare come il più grande dei regni successori sia diventato il più fragile. La sua immensa estensione aveva dato origine alla potenza dell'impero Seleucide. Poi però è diventata la sua più grande debolezza. Negli ultimi decenni della dinastia, le guerre civili diventano continue. Pretendenti al trono si susseguono uno dopo l'altro. Ogni fazione cerca l'appoggio di eserciti stranieri. Persino Roma inizia a intervenire sempre più spesso nella politica interna del regno. L'autorità dei sovrani seleucidi si indebolisce rapidamente. Ormai l'impero seleucide è poco più di un regno regionale. Le grandi conquiste di Seleuco appartengono al passato. Le rotte commerciali sono cambiate. L'equilibrio politico dell'Oriente è ormai dominato da Roma e dalla Partia. Quando un regno perde il controllo dei suoi territori e non riesce più a garantire stabilità, il suo destino è ormai già scritto. Ed è esattamente quello che capiterà anche ai Seleucidi. Nel 64 a.C. il generale romano Pompeo entra in Siria. Non incontra un grande impero. Trova un regno ormai consumato da decenni di crisi. Roma pone ufficialmente fine alla dinastia Seleucide. La Siria diventa una provincia romana. Così termina la storia dell'impero Seleucide, l'ultimo e il più grande regno nato dalle conquiste di Alessandro Magno. Per quasi 250 anni i Seleucidi avevano dominato gran parte dell'Asia. Avevano fondato città, diffuso la cultura greca, collegato il Mediterraneo all'Oriente. Anche se il loro impero scomparve, la loro eredità continuò a vivere ancora molto a lungo. Per quasi 2 secoli, l'impero Seleucide rappresentò il ponte tra il mondo greco e quello orientale. Le città fondate dai Seleucidi continuarono a prosperare. La cultura ellenistica
si diffuse in territori immensi. Le idee nate durante le conquiste di Alessandro attraversarono deserti, montagne e continenti, anche dopo la caduta dell'impero. Ma la storia non si fermò con Roma, perché proprio mentre i Seleucidi scomparivano, un'altra potenza orientale era ormai pronta a raccoglierne l'eredità. Stiamo parlando dei Parti. L'impero Seleucide, infatti, è stato il più vasto dei regni successori, ma non è stato quello che è durato più a lungo, perché tra le steppe dell'Iran stava nascendo un impero destinato a mettere in difficoltà persino Roma. Stiamo parlando del regno dei Parti, ed è proprio da lì che ripartiremo nel prossimo video di Polis.